C'è stato tutto il periodo prima dell'F-104 dove imperava la serie 80 e noi al 51esimo stormo, 21esimo e 22esimo gruppo e anche al 23esimo che era a Pisa eravamo i tre gruppi, gli unici tre gruppi caccia intercettori ogni tempo, perché poi gli altri, Grosseto, giù eccetera, avevano l'F-86E. Noi volavamo veramente col cattivo tempo, col K eccetera. Era attrezzato ma non tanto, no? Perché aveva un generatore solo, quindi se saltava quel generatore andava via tutto, capottava la girobussola, l'orizzonte, non aveva un orizzonte alternato, però aveva una radio di emergenza, ecco, secondaria, queste cose qui. E aveva solamente l'ADF, no? Quindi di ogni tempo aveva molto poco, si ricorda, no? La RN6. Vabbè, e una notte avevamo le valutazioni tattiche periodicamente, veniva un gruppo della NATO e facevano le valutazioni, si chiamavano Sundial, il quadrante del sole, no? 24 ore, dalla sorgere al risorgere del sole, no? Quindi 24 ore di missioni, scramble continuamente, partenze, no? Creavano i bersagli loro. E insomma noi eravamo alla fine durante la notte e io ero però l'ultima coppia d'allarme, sempre con Stelio Nardini che era capitano, allora io ero tenente, parlo del 62 forse, 62. Ed era tardi ormai la sera, ormai era quasi finito, dice guarda manca un quarto d'ora, basta, togliamoci sta roba perché avevamo eravamo appesantiti, no? da tutto, il giubbotto, salvagente, tutte queste cose da tante ore, no? Gli stivaletti. Dai, sbraghiamoci un po'. Come comincia lui, e anch'io, io più rapido mi ero tolto gli stivaletti, mi ricordo. L'allarme, oh, che miseria, allora rivesti rapidamente, eravamo pronti 5. C'era una coppia pronta in 5, una coppia pronta in 30. Noi eravamo quelli pronti in 5. Se davano il preavviso diventavamo pronti in 2, perché bisognava salire a bordo e lì bastava schiacciare e mettere in moto. Pronti in 5, uno doveva farsi la corsa fino agli aeroplani, salire, legarsi, c'era già tutto là preparato, gli specialisti già lì. E niente, facciamo sta corsa, io mi ero un po' attardato, mi ero inciampato, ero finito lungo disteso, mi sono rialzato di notte, no? E lui ha già messo in moto, io dovevo ancora mettere in moto e già si stava muovendo, mi stavo ancora calando, legando, non riuscivo a prendere le bretelle, lo specialista, lascia perdere, gli ho detto, e ho attaccato solo queste, no? Queste, dico le altre, quando siamo su poi mi slego. Era così una volta, le rimetto dopo. Allora parte Stelio Nardini, parto io dietro, facciamo tutta la salita col portbruciatore e ci dirigono verso le Alpi, ma verso le Alpi dalla parte verso la Svizzera, diciamo con una prua 3,30, ecco, non lo so. E da quella parte lì, tanto non sapevamo, no? L'intercettore mica sa dove va, glielo dice il radar, vai a destra, vai a sinistra, è buio, pesto, cattivo tempo, eccetera. Comunque arriviamo di sopra, vado lì e a un certo punto la coppia si faceva in coppia radar. Uno stava davanti e il gregario stava a 3 miglia di distanza, 3 miglia radar, agganciato con la distanza sulle 3 miglia dal leader. Il leader faceva l'attacco, dopo l'attacco il leader chiedeva il breakaway, cioè chiedeva al radar un vettore per andarsene e doveva dire splashed oppure non splashed, abbattuto oppure no. A quel punto lì il gregario reiterava l'attacco, si sganciava dal leader, agganciava il bersaglio e reiterava l'attacco. E io così ho fatto ormai per esercitazione, perché Stelio aveva già dato lo splash, però ho fatto anch'io il mio attacco lo stesso, ed era un Victor Valiant, mi ricordo, inglese, molto alto,
sui 39.000 piedi, roba del genere. Allora sgancio il Valiant, mi sono ricordato la prua di breakaway che è andato a lui, ho messo la stessa prua, poi ci ho aggiunto altri 30 gradi in modo da farlo rientrare nel radar. Ho visto nel radar, l'ho riagganciato da 3 miglia, però a quel punto era diventato 8 miglia e lui mi ha detto vieni in coppia e dico vabbè, arrivo, do un colpo di propulsatore e sono lì, no? Eravamo bravi a fare queste cose. Do il propulsatore, arrivo in fondo corsa, la manetta della B, quando arrivo in fondo corsa, vroom, silenzio assoluto proprio. Sì, piantato motore secco proprio, niente, spinto. Naturalmente con un generatore solo che serve tutte le utenze va via tutto. Dopo un po' va via la radio finché non accendi quella di emergenza. Resta il transponder però che è collegato a quella di emergenza. E Stelio dice come piantato motore? Sì, piantato motore, rimetti in moto. Dico ci provo. No. E mi ricordo ancora la procedura della rimessa in moto. Poi c'è un episodio anche qui. La sigla era Menam, manetta, bisogna metterla su stop. E vuol dire emergenza, bisogna essere l'impianto carburante di emergenza. N, nozzle, bisognava chiudere le ciglia, stringere tutte le ciglia. A, air start, dare l'air start. M, di nuovo manetta, piano piano avanzare con la manetta, stando attento a dosare il flussometro perché mancava il controllo elettronico, quindi bisogna controllarlo manualmente e normalmente partiva, ma partiva a media quota, in quota no. E comunque a me non è partito per 3 volte. E allora Stelio mi dice vai verso Villafranca. Sono andato verso Villafranca, chiamo Villafranca, con lui sempre in frequenza, ma non ci vedevamo, e scendevo, era 186 nodi, mi ricordo ancora adesso, la velocità di discesa ottima dell'F86K senza motore, no? Ci si esercitava a fare questo, simulando la manetta al minimo con gli aerofreni, si simulava la piantata dei motori, quindi le sapevamo fare queste cose, eravamo addestrati, non è che... passiamo con Villafranca ci risponde e dice nebbia, visibilità 600 piedi, dice non... io ancora ero senza motore fra l'altro, quindi stavo planando a 2500 piedi al minuto, Stelio non sapevo dov'era però e allora niente, dice allora andiamo verso Istrana. Io vado verso Istrana, dalla parte di Istrana si vedeva bene, vedevo il faro di Venezia, dell'aeroporto di Venezia, allora va bene, ok, Venezia un po' più a sinistra, cioè Istrana, Treviso, Istrana, e ho visto l'Urian di Istrana anche, da lontano già, perché c'era bella visibilità lì. E dai, prova, e Stelio mi dice guarda, tu provaci, ma a 5.000 piedi tassativo ti devi lanciare. Vabbè, dico ok. Allora ho provato queste rimesse in moto e alla terza rimessa in moto, ma ero già sugli 8-9 mila piedi, si è rimesso in moto effettivamente, è ripartito, però è ripartito e si è fermato al 90%, 89%. Col K per volare era una potenza abbastanza bassa, anche stringendo tutte le ciglia bisognava avere almeno un 94%, altrimenti non stava per aria. Comunque mi si è fermato al minimo, poco più sopra, e continuava a scendere, no? Non scendeva più a 2005, scendeva a 1200, ma ero condannato a scendere, no? E allora niente, la pista strumentale era dall'altra parte, era per 2.6, 2.64 la strumentale, quella col sentiero, quella bella, no? Che si vede. Dalla parte invece della 08 non si vede, c'erano solo le luci terminali,
Io arrivavo praticamente da Vicenza, da Verona, arrivavo da quella parte lì. E allora ho visto il faro, dopo il faro sono riuscito a vedere anche, mi hanno orientato le luci, quindi ho visto finalmente anche la pista, e giostrando con gli aerofreni, la velocità, eccetera, trick track, sono riuscito a scendere. Mi raccomando, 5.000. Non rispondevo. Ero convinto di atterrare, infatti ho atterrato. Track, a un certo punto carrello, eccetera, eccetera, e lo metto giù così. Naturalmente non avevo i freni potenziati, non avevo lo steering, perché con un generatore al minimo non se la faceva. E sono arrivato in fondo alla pista, poi sono arrivato al gruppo, mi hanno festeggiato, ho fatto festa, io però ero pieno di strizza perché dico, adesso qui mi mettono dentro, no? Mi cacciano via perché mi hanno detto di lanciarmi, non l'ho fatto. Non mi serviva, ero tranquillo, no, ci sto, eravamo così allenati, volavamo tanto una volta, no? Non era come adesso, si voleva tanto. Sono arrivato, al gruppo sono arrivato, mi hanno fatto festa, quei pochi che c'erano, gli specialisti, e mi ricordo uno specialista, Princic, è morto in questi giorni, Giorgio Princic si chiamava, era il capolinea, poi è stato anche noi a Cameri col 104, la mattina prima mi aveva chiesto, ogni tanto si divertiva, mi aveva chiesto le emergenze e mi aveva chiesto, ma se ti pianta motore cosa fai? L'ha rimessa in moto. Quando mi ha visto è scappato perché avevo paura. Un altro amico che se n'è andato. E niente, finita così, e la mattina dopo mi chiama il comandante che era Bellagambi. Bellagambi è una persona, era uno dei maggiori abbattitori durante la Repubblica Sociale ed era amico proprio dello zio Carlo. E dice, allora questa volta l'hai fatta grossa, faceva il burbero, l'hai fatta grossa? Sì, comandante, io, però insomma, l'aereo ce l'avete, no? Ve l'ho riportato. Sì, però hai disobbedito a un ordine del tuo comandante. Vabbè, insomma, poi alla fine si è fatto una risata e mi ha abbracciato e dico, lo dirò allo zio Carlo che sei stato bravo, e mi hanno fatto pure un encomio. Io dalla paura di essere punito, perché era così allora. E mi sono beccato l'encomio, bello anche, ce l'ho ancora da qualche parte. Bah, tutte cose che appartengono ai ricordi e non servono più a niente e a nessuno. Io vorrei che servissero a qualcuno, quindi mi fa piacere parlarne.